Eccoci, Buongiorno a tutti. benvenute, benvenuti, siamo di nuovo qua per parlare di astrologia. Certo, La nostra- astrologia per amanti, per Esatto, amanti per amatori. dell'astrologia, per Per amatori amatori. dell'astrologia, esatto. Certo, quindi la nostra passione. Dunque, oggi vi volevamo parlare di un argomento importante. Avevamo detto che avremmo cominciato a parlare di questo 2022 a livello celeste, quindi a livello astrologico. E abbiamo pensato di fare una cosa particolare, nel senso che quest'anno, come sempre accade, ci sono comunque delle influenze astrali particolari e ce n'è una in modo particolare sulla quale ci vorremmo soffermare e della quale vi vorremmo parlare oggi. È un transito importantissimo che avverrà proprio in congiunzione nel mese di aprile, dico Esatto, bene? sì, sì. Però è sicuramente un'influenza che sentiremo praticamente per tutto l'anno. E si tratta della congiunzione di Giove con Nettuno nel segno dei pesci. Benissimo. Voi dovete sapere che Giove e Nettuno si congiungono in genere ogni 13 anni, quindi uno può dire che cosa c'è di così eccezionale. Però si congiungono nel segno dei pesci una volta ogni morte di papa, come si dice. Dovete sapere che l'ultima volta che c'è stata questa congiunzione è stata nel 1856. Praticamente 6 anni dopo la scoperta di Nettuno. Quindi anche questo è un fatto particolarissimo. Un altro fatto particolare che abbiamo visto, che quando c'è stata allora la congiunzione, avevamo Urano nel Toro così come l'abbiamo adesso, avevamo Plutone in Toro, quindi comunque in un segno di terra come adesso, e Saturno in Gemelli, quindi in un segno di aria come è adesso, che sono tutte cose particolari. Però che cosa ci dicono assieme Giove e Nettuno, che tra l'altro sono i due governatori del segno dei pesci, dell'ultimo segno dello zodiaco? Sì, sì, è veramente bello, veramente particolare questa congiunzione. Oltre alla congiunzione, la prima cosa importante da dire è che Giove è finalmente entrato nel segno dei pesci. A casa sua. A casa sua, Giove è il governatore dei pesci, l'antico governatore, quello proprio che si utilizzava, Classico. esatto, nei tempi antichi, perché adesso il nuovo governatore è Nettuno. Quindi in poche parole troviamo questo incontro dei due governatori di uno stesso segno. Questo sì è qualcosa più unico che raro, no? Sì, sì, veramente Veramente eccezionale. eccezionale e che appunto capitò nel 1856, quindi di quanti anni fa stiamo parlando? Dovremmo sapere 150, 160, 170 anni, diciamo, a occhio e esatto, croce. esatto, in situazioni come ben ha detto Lana, abbastanza simili, se si può dire, che mai qualcosa torna ad essere uguale, perché Assolutamente. mai esiste qualcosa di uguale a ciò che era capitato. Però intanto la presenza di Giove nei pesci va a rendere tutti gli aspetti, va un po' come a suavizzare, no? Come a rendere molto più armonico e meno teso qualsiasi periodo storico al quale ci riferiamo. E questo perché? Perché finalmente un segno d'acqua ed un segno così sensibile e possiamo anche chiamarlo spirituale quanto il pesce, così poco legato ad aspetti terreni, ad aspetti concreti, ma quanto invece ad aspetti molto più sottili e trascendentali. E quindi finalmente abbiamo un'energia gioviale, un'energia che comunque è intimamente legata al sociale, che entra in un segno così legato, diciamo, al cuore, no? Al cuore del pianeta stesso. Potrei quasi azzardare al cuore della galassia, no? E quindi
finalmente si esce in qualche modo da un momento così terreno, così pratico, da un 2020 pieno di pianeti in terra, quindi il qui e l'ora, la situazione è La questa, materialità. sì, bisogna fare i conti con quello che è stato fatto, con quello che sta capitando. Da un 2021 così estremamente mentale, così estremamente proprio tutto testa e tutte idee, tutte e confutare quello che è stato detto o non è stato detto, no? Quindi passiamo materia, pensiero, emozioni, sentimenti, cuore, un 2022 che finalmente inizia a farsi vedere da un punto di vista proprio del cuore, dove andrà a risvegliare la natura emotiva di ognuno di noi. Mhm, assolutamente. Possiamo un pochino per pensare a questo transito sia dei Giove sui pesci che dopo va a trovare il suo fratello maggiore che è Nettuno nei pesci, che Nettuno è già lì da quando? Ci ricordiamo? Dal 2012? Può essere. Credo che sia dal 2012 comunque, Questo è netto, già, sì, 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 no? sì, sì, Dal sì, esatto. 2012, quindi va a trovare a suo fratello e veramente si trovano in un posto adattissimo tutti e due, quindi ci possiamo attendere i migliori regali, Mhm. i migliori perché loro si trovano veramente insieme e felici, contenti, armoniosi. Però un pochino, come sempre si fa nella storia, no? Per tentare a dedurre che cosa sta per capitare, no? In questo momento, che non sarà mai uguale, però può avere delle Similitudini somiglianze, comunque. esatto, Mhm. si va a vedere che cosa è capitato appunto nel 1856, che potete anche voi andare un po' a studiarlo, a vederlo, quando è capitato lo stesso transito nello stesso segno e con caratteristiche, condizioni, pianeti attorno simili. Mhm. Quindi partiamo un po' con le notizie, quelle un po' più allarmanti, diciamo, per poter poi arrivare alla positività gioviana. Ci sono state tantissime alluvioni, in Francia in modo particolare, però in Europa anche in generale, anche negli Stati Uniti ci sono stati diversi uragani che hanno causato parecchi morti. In Francia, tornando in Francia, ho trovato la notizia che nella Camargue sono morte tantissime mandrie, tantissimo bestiame proprio per queste alluvioni ed è iniziato anche un periodo di recessione dovuto a queste problematiche. Di buono è che, vabbè, c'è stata la scoperta dell'uomo di Neanderthal in quell'anno proprio in particolare e c'è stata la fine, quindi la firma della chiusura della guerra di Crimea. Quindi anche questo ha portato a un periodo di pace, diciamo. Si è concluso un periodo di guerra, insomma. Per cui sicuramente questa energia, questa congiunzione, queste due energie che si congiungono, stanno parlando a livello anche di clima. Siamo in un segno d'acqua, siamo nel segno d'acqua proprio per eccellenza, se vogliamo. Ci possiamo aspettare fenomeni di questo tipo? Assolutamente sì, poi li stiamo già vivendo già da diversi anni, però quest'anno potrebbe essere veramente il clou in qualche modo. Però questa congiunzione, dicevamo prima, può portare anche intanto a un risveglio spirituale incredibile, naturalmente, cioè le persone che veramente sentono aprirsi il cuore, sentono un richiamo verso qualcosa di superiore, che è tanto che magari non lo si sperimentava. E quando parliamo di spiritualità, non parliamo tanto di religione, quando proprio No, di no. vera spiritualità, insomma, quindi qualcosa che va oltre. Sì, soprattutto perché appunto attorno a quegli anni del 1850, 1856, tutto quel periodo è stato il periodo in cui tutti gli aspetti della medianità, la Blavatsky, la Bailey,
tutti era in quelli, voga. era completamente iniziato tutta la mossa non era antroposofica, come lo chiamavano loro, adesso non mi viene, dopo mi verrà, però era tutta la conoscenza esoterica è nata in quel periodo. Sì, sì, le sedute spiritiche Vedute erano una spiritiche, ma cosa poi che andava tantissimo. tutte le scritture delle conoscenze esoteriche sono nate in quel periodo. Quindi se già pensiamo appunto a una grande come è stata la Blavatsky e che hanno fatto tutti questi iniziato anche a scrivere, no? La Perché scrittura automatica. sì, no, non solo, ma sono stati i primi europei a descrivere qualcosa legato all'esoterismo, quindi alla conoscenza dei mondi spirituali superiori. Quindi con questa congiunzione, in concomitanza con questa congiunzione, ci possiamo veramente attendere un'apertura al mondo spirituale e alla conoscenza anche di altri mondi, perché no? Anche scientificamente potrebbero venire alla luce, venire a galla la conoscenza di altri esseri e di altri mondi, quindi veramente da questo punto di vista molto importante. Tra l'altro volevo includere il fatto che tu hai parlato di queste inondazioni ed è verissimo, avremo a che fare con acque in quantità esagerata. Tra l'altro nell'oroscopo cinese del 2022 che si parla è l'anno della tigre d'acqua che loro stessi dicono che porta inondazioni, quindi attenzione perché sarà un periodo in cui l'acqua sarà veramente fuori controllo in qualche modo, però come abbiamo sentito anche parlare ad altre amiche astrologhe, no? Pensare al segno dei pesci che è un segno proprio legato all'immensità dell'oceano, delle acque oceaniche, con un Giove che non fa che allargare tutte le cose legate al segno e Nettuno dentro, non possiamo che immaginarci che proprio un allargamento enorme di queste acque siano fuori, quindi da un punto di vista proprio materiale, della terra, certo. ma siano le acque nostre dentro, quindi il nostro mondo emotivo, il nostro mondo del sentire, il nostro mondo spirituale. Quindi questo per chi è interessato a questi aspetti della vita, perché possiamo non interessarci per niente, ma per chi è interessato è un momento eccezionale. eccezionale. Sì, Da un'altra parte chiude un ciclo, sì, Giove sta chiudendo il ciclo che si è aperto 13 anni fa di Giove e Nettuno, quindi chiude un ciclo e riapre uno nuovo appunto nel segno dei pesci, no? Quindi anche questo parlerà dei prossimi 13 anni molto legati secondo me dal fatto che Urano ancora è nel Toro e di tutte le cose che parliamo sempre ai cambiamenti climatici e a una grande enfasi e attenzione che si inizierà a mettere in tutto ciò. Assolutamente. Un'altra cosa che è interessante da dire è che sono nati nel 1856 con questa congiunzione due personaggi importantissimi. Verissimo. Uno è Freud e l'altro è Nikola Tesla. Cioè, Verissimo. personaggi che non penso che ci sia neanche bisogno di spiegare chi fossero, insomma, e che cosa hanno fatto, cosa hanno lasciato. La psicologia anche, questo è un anno eccellente per andare a conoscere che cosa soggiace, no? Nel mio cuore, quindi la psicologia e anche però va detto perché siamo che in gli una psicologi e i psichiatri potranno lavorare molto di più e esatto. dicevamo quindi un anno in cui si potrà anche abusare di psicofarmaci ad esempio. E un'altra cosa del 1856 che è iniziata la seconda guerra dell'oppio, quindi abbiamo pensato questa congiunzione, in effetti Nettuno e il segno dei pesci sono molto legati alle sostanze stupefacenti, abbiamo pensato che magari non sia anche un anno
durante il quale ci sia maggiore liberalizzazione Sì, di sostanze stupefacenti, sì, che sì, porti sì. comunque al nascere di nuove leggi che lasciino maggiore libertà, essendoci Giove, proprio nell'uso di queste sostanze, E poi insomma. tanto uso di Mm, mm, sostanze mm, mm, stupefacenti, mm. sia come droghe normali, ma anche Come come farmaci. Mm, farmaci antidepressivi, tutte queste mm, mm, cose mm. possono essere all'ordine del giorno. E abbiamo fatto un'altra riflessione molto carina legata a Giove Nettuno, che è legato alla pandemia, appunto. Intanto, se pensiamo, quando è entrato Giove nel segno dei pesci, mentre è stato nell'acquario, ne è stato tutta la situazione pandemica un po' più pesante da un punto di vista che magari ero meno gente che prendeva il virus, però il virus era più possente, Mhm. no? Adesso invece da quando Dalla fine di dalla fine dicembre. di dicembre Giove è entrato nel pesce, almeno in Italia stiamo parlando, quasi sono ammalati tutti, ci siamo ammalati tutti, 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 però ha preso forza, ha perso forza, Mhm. no? Cioè ma da pandemia è passata Ad a endemia, ad comunque quello che sta endemia, una cosa diventando. Mm. endemica, no? Che ormai quindi questo Giove, in poche parole, nei pesci ha espanso la pandemia perché l'ha resa quasi popolare per tutti, ma allo stesso tempo gli ha tolto valore Mhm. perché è qualcosa di endemico, qualcosa che lo Certo. hanno preso tutti e che ormai non ha più questa forza, questa potenza e prima o poi cade, no? Mhm. Decade. Diciamo che questo è un'altra cosa interessante, non è che l'ha limitata, l'ha Mhm. espansa, però appunto gli ha tolto forza. Esatto, e questo Mm? poi sta anche in quella cosa che mi dicevi prima, che adesso non mi viene il termine, insomma, quella che va per la maggiore come Covid in questo momento è la cosiddetta Omicron. Omicron. Omicron, che se noi guardiamo Omicron e pensiamo che Om è molto legata a Giove, è un Sì, Giove in pesci, pesci è il segno giusto, proprio dell'Om, mentre giusto. invece Cron, Saturno, l'antico Saturno dei Greci era crono, quindi il tempo, ciò che Sì, limita, e quindi ci sta perfettamente con questa con questa Omicron. Omicron che non è che l'insieme di Giove e di Saturno, Mhm. no? Un Giove che adesso ha preso forza perché mentre era nell'acquario era meno forte, Certo. era alle regole di Mhm. Saturno. Invece adesso è Omicron, no? Quindi nonostante questo sia una lettera greca, no? Stanno Sì, 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 usando sì, le sì, lettere greche per l'alfabeto mettere greco. l'alfabeto greco, comunque è particolare che Omicron, no? È proprio Comunque stia parlando faccia di... venire in mente questi due pianeti, E davvero. quindi anche questo è interessante e secondo noi non è che la pandemia finisce, ma che diventa, cioè, tutto un po' più debole, almeno per quanto riguarda quest'anno, no? Mhm, Mhm. certamente, certo. Bene, e questo è un'altra cosa interessante, diciamo, di questo contatto. Che altra cosa ci porta questo contatto? Intanto questo contatto si fa esatto perché Giove è iniziato nel segno dei pesci verso La la fine di fine, dicembre. fine, fine di Mhm. dicembre, quindi possiamo dire che da gennaio che sta andando a galoppo, perché è montato sul cavallo, Va e va come un matto, velocissimo. si fa tutto il segno e arriva anche all'Ariete, capito? Quindi la congiunzione esatta si produce a 24 gradi dei pesci ad aprile, Mhm, alla fine alla d'aprile. fine d'aprile, quindi è veramente interessante quel momento, delle grandi aperture potremmo vedere, no? Un momento molto importante per seminare progetti, cose che da sempre abbiamo voluto fare, situazioni che da sempre avremmo voluto proprio portare a termine, Mhm. proprio
c'è una grande illusione, no? E l'unica attenzione magari da mettere è ricordarsi che uno vive anche delle illusioni, ma che dopo devono poter Concretizzare. concretizzarsi e manifestarsi, Mhm. mentre il pesce non è che abbia tutto Sì, diciamo che questo. questa congiunzione, ecco, a proposito di illusioni, può portare anche tante illusioni, se vogliamo, perché? Perché Esatto. Giove esagera, Nettuno immagina, per cui può essere anche questo. Quindi attenzione, se vogliamo cominciare qualcosa di nuovo va benissimo, però cercando sempre di tenere un minimo i piedi per terra. Sì. E questo soprattutto per quanto riguarda chi è del segno dei pesci, chi è del segno del cancro e chi è del segno dello scorpione. E lo scorpione va fatto una parentesi, diciamo che questo Giove è veramente benefico per lo scorpione, perché lo scorpione sappiamo che sta attraversando ancora, già negli anni passati, quest'anno ancora, degli aspetti abbastanza importanti di Saturno e Urano, per cui è abbastanza bersagliato. Questo Giove in qualche modo alleggerisce le È un po' situazioni. d'aria, no? Lo Certo, aiuta, gli dà un po' una bella anche, boccata d'ossigeno. sì, anche una predisposizione sognante, no? Che lo scorpione è così tetrico delle volte, le cose devono essere Denso comunque. drammatiche e terribili, invece è come il desiderio di pensare anche in Mhm. positivo, no? Perché se pensi Assolutamente. viene dalla terza casa e quindi proprio un pensiero che non è così pessimista, che Mhm. non è così, non posso dire estremista, perché sai, è una congiunzione molto potente che può portare verso un estremo, però almeno è morbida, no? Secondo me è una congiunzione che aprirà tantissimo i cuori di tutti. Non Mhm. solo certamente di chi viene particolarmente contattato, come appunto ha detto bene Anna. Anna, i segni d'aria, i segni di terra, per l'amor di Dio, ma anche i segni cardinali, i segni mobili, Mm. perché tutti questi segni sono particolarmente contattati. Quindi diciamo quali sono i segni mobili, perché sì, facciamo per amatori, quindi i gemelli, il sagittario, la vergine e il pesci stesso, naturalmente. Certo, certo. Secondo me per i pesci, tra l'altro, è qualcosa di magico quest'anno, perché già è un segno un po' magico, no? Se in più Assolutamente. metti insieme i due reggenti nel proprio segno, è un evento che non vivrà mai più Nessuno di noi. nessuno di noi vivremo mai più questa congiunzione nel segno dei pesci. Mhm. Quindi è un evento unico ed è un evento davvero da approfittare. Anche nel proprio oroscopo, per esempio, andare a vedere dove Si cade, produce. no? Nel proprio oroscopo, lo sai tu, se hai l'ascendente, non lo so, nel toro oppure nello scorpione, vai a vedere in che casa, no? Questo Questa evento si congiunzione si produce. produce perché andrà ad allargare tutte le aspettative di questa casa e andrà sicuramente a donare e darà, perché i pesci sempre donano, no? Sempre amano aprire il Certamente. cuore, quindi ti andranno a dare qualcosa di molto speciale, un regalo che magari hai atteso per tutta la vita. Certo, facendo molto velocemente, diciamo che se sei pesci è a livello personale proprio, per cui grandissime aspettative anche a livello fisico. Se siamo del segno dell'acquario, invece qualcosa a livello economico potremmo aspettarci. Se siamo del segno del capricorno, è sicuramente un'apertura mentale nella socialità, nelle conoscenze, nei contatti. Il Sagittario viaggia, il Sagittario si trasferisce anche, lo Scorpione si innamora, la bilancia qualcosa a livello quotidiano, a livello anche lavorativo.
la Vergine si può sposare, oppure se è in rotta trova un accomodamento per divorziare e per trovare, insomma, si arriva a concludere anche in maniera gioiosa, come dire. Il leone grande sesso. Ah, Sesso che a non è go-go. mai male, ma difatti dobbiamo dirlo, questo riprende un po' il sesso, attenzione, Certamente. che non è un sesso tipico scorpionico, No, è un è sesso molto più tantrico, esatto, direi. un sesso tantrico, perché riverberano le emozioni nel Certo. 2022. Attenzione, abbiamo vissuto il 20, il 21 di una secchezza Incredibile, mostruosa, assolutamente. quindi diciamo che il 22 riverberano quindi anche il sesso, Assolutamente, era ora. per quanto riguarda il cancro, anche qua moltissima apertura per quanto riguarda viaggi o corsi, c'è voglia di imparare qualcosa di nuovo. Per quanto riguarda i gemelli, siamo invece nella 10ª casa, per cui la professione, trovo finalmente la mia strada, capisco che cosa voglio. Il toro invece si apre nelle amicizie, nelle idee, negli ideali, e per quanto riguarda invece l'ariete, che per l'ariete è un momento importantissimo perché è un momento di conclusione, cioè vado a concludere tutto ciò che ho in sospeso perché sto per cominciare qualche cosa di nuovo. Quindi questo a livello generale, proprio una parola per ognuno di noi, però dà un po' l'idea, quindi se siete di quel segno o in quel segno che ho detto avete l'ascendente, questo è quello che potrebbe capitare con questa magnifica Sì, congiunzione. certamente, appunto, l'ha detto Anna prima, dobbiamo fare un pochino d'attenzione di non imbarcarci troppo in situazioni impossibili, perché il pesce ama, adora tutto quello che è l'impossibile, perché è Assolutamente. l'intangibile ciò che ama, no? Però se nel proprio oroscopo uno già ha un po' di direzione, no? Di orientamento, se non è uno che perde completamente la testa, è veramente un anno di riaperture delle passioni, dei momenti anche non solo di passioni individuali, personali, ma anche di unità. Sai che cosa vuol dire il momento in cui io mi sento non solo felice per me, ma sono felice perché te stai bene e perché io mi sento parte di te, no? Certo. E quindi si ritrova un po' nel mondo, nell'umanità, nel pianeta il senso dell'unità del tutto. E secondo me sorgeranno anche da un punto di vista della scienza questi concetti che siamo tutti uno. Perché questa è la verità, no? Non esiste che siamo esseri separati, ma non solo tra noi esseri umani, noi e la natura, noi e gli animali, noi e le stelle. Siamo uno e non ci sarà un anno migliore per sentire proprio Quest'unità, quest'unità, assolutamente. questa Come in cielo, così in terra. veramente questo è l'anno, quindi diamoci da fare e proprio alimentiamo questo nostro cuore. Bene, direi che abbiamo detto tutto. Sì, almeno questo che volevamo dire adesso, seguiteci nel canale perché continueremo a parlare del 2022, sì, e dei transiti importanti che stanno capitando. Ricordate che se vi è piaciuto proprio mettete mi piace, iscrivetevi al canale così vi arriva tutte le informazioni. Esattamente. Un bacio grande, Alla prossima. grazie.